Vi arriva a casa, clienti che state guardando questo video, se vi arriva a casa e dite ah ma la suola è bianca perché è sporca, non va bene, adesso me la cambiate. È fatta così, capito? Non sarebbe neanche la prima volta. Capito? Capito raga? No, perché È già capitato con le è già Lost and capitato, Found, con le quindi Lost and ecco. Io sono Bat E io sono il centralino. e questo è Resta Zone. That's a one-on-one. Bentornati su YouTube, bentornati in un nuovo Video unboxing. Siamo pieni di release, siamo pieni. Raga, l'intro degli unboxing di solito Annoiano. Subito, oggi subito. Apro? Vi facciamo vedere una scarpa. No. Che cazzo apri? Dato che non abbiamo fatto la intro, facciamo vedere la scatola. Questa è una bella scatola. Possiamo dirlo? È una scatola particolare, non uguale alle altre. È una scatola in stile vintage, perché all'interno c'è una scarpa che riprende appunto questo stile vintage. Ti piace la scatola così? Molto. Mi gusta. Apro. Figa, diversa dal solito, diversa anche dalla Lost and Found, good. All'interno troviamo una scarpa, oltre che la carta, e mi soffermerei al volo su questa carta stile sacchetto del pane. Sì, è una carta velata di colore Marroncino. Sì. Ecco la Jordan 1 High, Reimagined. colorazione UNC. Fai Senti quella sentite? fammi University. University of North Carolina. Esattamente. Capito? UNC, capito? È così la pronuncia, raga. Esattamente. Tra l'altro abbiamo allacciato in bianco e dopo vedremo anche il colore dell'accetto. In ogni caso, per spiegare i materiali farei subito riferimento alla sua fonte di ispirazione, Giusto. per capirci meglio. Ovviamente, l'avrete capito già tutti, è la versione Carolina della Lost and Found, Vero? quindi i materiali sono pressoché identici. Se non quindi pressoché sono quelli, Sì. sono identici, cambiano i colori. pelle screpolata sulla tomaia, nei quarti e nel collar, mentre classica pelle liscia in colorazione azzurra su tutto il resto della scarpa. Colori che sono ovviamente quelli del North Carolina, dell'Università del North Carolina. Oltre all'azzurro troviamo il bianco, che in realtà non è un bianco perché questo vintage fa sì che non sia un bianco bianco, ma che sia un bianco sporco. Quindi la pelle screpolata è di questo colore bianco sporco, oltre che l'intersuola gialla, intersuola ingiallita, per sempre questo stile vintage. Un'altra cosa che è ingiallita, la linguetta sotto ai lacci, anche questa fatta con questo stile appunto giallo, come nella Lost and Found, perché appunto questa è una scarpa che È la sorellina, è la sorellina. copia la Lost and Found, copia il format della Lost and Found in questa sorta di scarpa che si dovrebbe essere ritrovata nel magazzino, col tempo, nel garage, perché appunto la Jordan 1 UNC è uscita per la prima volta nel 1985, una colorazione OG di Jordan 1. Bello anche il discorso della suola un po' stile usata o comunque imbiancata. È vero, non si vede benissimo dal di qui, magari mettiamo in un video di sovraimpressione dove si vede meglio, perché appunto è questo azzurro sfumato bianco per far sembrare la suola ammuffita. In realtà non è ammuffita, è proprio fatta così. Quindi vi arriva a casa, clienti che state guardando questo video, se vi arriva a casa e dite ah ma la suola è bianca perché è sporca, non va bene, adesso me la cambiate. È fatta così, capito? Non sarebbe neanche la prima volta. Capito? Capito raga? No, perché È già capitato con le è Lost già and Found, capitato, con le quindi Lost and Found. ecco. È fatta così, la vedete? Anche questa che abbiamo in mano è nuova, non ha ancora toccato terra questa, è così. Beh, qui non è che ci sia tantissimo da dire, che la storia è quella. Beh, magari i ragazzi non lo sanno, quindi conterei un attimo la storia della colorazione. L'abbiamo già detta in altri video, sicuramente, però magari sono video un po' retro, un po' datati, un po' di qualche annetto fa che abbiamo fatto e quindi ci sta a ritirarla fuori. Ti dico la mia, la UNC, quindi la Carolina, è una delle mie università preferite, nonché... Cioè, che cosa c'entra? Fammi finire, Vai. fammi finire. Rido già.
nonché una delle mie colorazioni preferite. Mi hai esteso quando hai detto una delle mie università preferite, perché te adesso hai fatto la classifica delle università americane, perché giustamente sei uno che studia. Tu non hai manco fatto l'università qua in Italia e stai facendo il sommelier delle università americane. Ma volevo dire che è la mia preferita. Volevo dire che è una delle mie preferite per il colore, cioè mica per l'università, ma cosa ne so di cosa studiano là. Comunque, detto questo... Non ti piace tipo il Michigan? No. No, questi sono i colori più belli. Guarda Ok. qua, guarda qua. Vabbè. Possiamo dire però, puoi chiedere a Michael Jordan cosa si studia nell'Università del North Carolina, Anche perché lui ha iniziato lì. certo, se no la colorazione era, certo. è per quello, quindi sappiamo, perché ovviamente la colorazione prende spunto dal fatto che Michael Jordan frequentava l'Università del North Carolina e giocava nella squadra di basket dell'università, e quindi poi dopo, quando è diventato chi è diventato, ha celebrato anche la sua partenza, il suo inizio, quando appunto giocava nell'università del college. Ma cosa cambia da university e college? È la stessa cosa. Se c'è qualcuno esperto di università e college americani, nei Non commenti, noi, perché... non noi sicuramente. non noi, però... E quindi il college, vabbè, a me, vabbè, non lo Detto sappiamo questo, esattamente. Università. sono i colori più belli. È bello, posso dire, l'ho detto all'inizio, sono dei colori veramente stupendi, raga. Un azzurro così acceso proprio... È ti bello. mette allegria. Raga, è veramente, ma veramente bella. A proposito di azzurro, facciamo vedere anche i lacci extra. È vero. Sempre tono su tono per la scarpa. Secondo me la rendono un po' pesantuccia, quindi... Forse il bianco un po' più clean, un po' Sì, più pulito. bianco, sì. Però apprezziamo questo, aver inserito anche dei lacci extra. Ci mancherebbe, perché veramente ci mancherebbe che non ci mettano il laccio bianco e azzurro. Mi È sembra il minimo il indispensabile. minimo. Aggiungo che di questo schema colori esistono anche tantissime altre scarpe, come le Dunk, come altre Jordan 1 Low, delle Jordan 1 Low SB hanno fatto, insomma la strapieno, colorazione, ne hanno un po' abusato di questa colorazione, perché giustamente è anche una di quelle che piace di più insieme alla Chicago. Volevo comunque dirvi che i materiali visti dal vivo possono sembrare molto delicati, e secondo me lo sono anche, purtroppo. Quindi la pelle screpolata è un materiale a cui bisogna stare particolarmente attenti. Quindi se decidete di acquistare questa scarpa, la pelle appunto così screpolata potrebbe rovinarsi più facilmente della pelle più liscia. facilmente. La cosa almeno positiva è che comunque non è totalmente fatta di pelle screpolata, ma la pelle azzurra è la classica pelle di Nike. E posso dirti, ti dico anche una cosa che ho notato ora, è buona la pelle, molto meglio di quella delle Lost and Found, ti dico la verità, molto ma sì, molto forse meglio. qualcosina meglio. Sì, adesso raga, non è la pelle degli anni 80, non è neanche quella degli anni 90, non è neanche quella degli anni 2000, però quella dei 2020, sì. però... Però secondo me non è una brutta pelle per gli standard a cui siamo abituati negli ultimi anni, e soprattutto, ripeto, dato che prende spunto dalle Lost and Found, è meglio delle Lost and Found la pelle. Cosa dovevi dirmi, centralino? Ah, ti volevo dire che nonostante sia una versione reimagined, non prende lo shape della 85. Ma questa cosa te l'ho detta io? No, l'abbiamo valutato No, insieme. questa cosa te l'ho detta io! L'abbiamo che l'altro giorno me l'hai chiesto. No, l'abbiamo Sei assurdo! L'abbiamo No, valutata vabbè. insieme. Ma va, sei L'abbiamo assurdo. valutata insieme. Dopo Per- racconto io la storia No, della mia l'abbiamo versione. valutata insieme. Sì, come in tribunale, tu hai la tua versione, io la mia, e poi il giudice decide. Certo. Vabbè, Non io racconto la ho mia. detto a Bat non ha lo shape dell'85 la scarpa. Punto interrogativo. No, No, non no, era no, no. un'affermazione, Io era ti- un punto no. interrogativo. Bat non ha lo shape dritto della 85. Tu hai detto sì, perché non è la versione dell'85, ma una versione reimagined, giusto? Giusto, giusto. Facciamo notare ai ragazzi che appunto è una versione reimagined e non dell'85, quindi lo shape è un po' più curvo. E allargato. Posso dire mi piace di più. mi piace di allargato. più. È allargato, Non è esatto. stretto. Anche il collar è più bombato. Dimmi il tuo parere. Il mio parere, Il voto. 7+. Posso essere troppo esagerato con i voti. Secondo me... Dopo vedi tu. Cioè, La scarpa è bella. Nel complesso mi piacciono anche i materiali. È un modello che ora porto un po' poco, motivo per cui ti do un 7+. Allora, io parto col voto e per me è un 8 meno. Hai fatto una tragedia. Abbiamo un più di differenza. 7,5, 8 meno. 8 meno? Hai fatto Vabbè, una è chiaro, faccia non è una come- scarpa da 9. Hai fatto è una una faccia ragazza. come per dire
Vabbè, però 7, cioè 8 meno. 8 meno perché Sette e meno? mezzo. Perché secondo me se fosse stata la silhouette del momento, secondo me sarebbe stato un 8 pieno e 8 e mezzo forse. Dato Vero. che non è la silhouette del momento e personalmente faccio un po' più fatica ultimamente a indossare la Jordan 1 High, gli do questo meno. La colorazione è stupenda, un po' sempliciotta, passami il termine, Vabbè, ma quella è- non c'era nulla da chiedere in più perché è questa la UNC, raga. Anche perché se facevano qualcosa di particolare, diverso, non era più una UNC, quindi è giusto così. Ora, raga, tocca a voi nei commenti, fateci sapere cosa ne pensate della Jordan 1 UNC e se l'avete già acquistata, se vi piace, dategli un voto, insomma, diteci la vostra. Ovviamente lasciate anche l'iscrizione, like, commentino, così giusto. Per voi è una scarpa da maranza? Dal E batter il centralino. è tutto, ci vediamo come al solito in un prossimo Video. video.